Alex, terza edizione dell'Italian Bike Festival, siamo qui, ieri abbiamo già fatto un primo giretto, oggi andiamo a scoprire tutte le novità 2021, alcune delle novità 2021 e le cose più interessanti. Unico bike fiera quest'anno in 2020, forse in Europa. Siamo proprio sopra alla montagna artificiale, chiamiamo così, dove è possibile testare bici e e-bike. Venite a fare un giro con noi. Sempre più sono le e-bike del mondo gravel. Basso ha presentato un'assoluta novità. Il gravel bike ovviamente è il trend del giorno assieme agli e-bike. Noi abbiamo fatto il connubio fra tutti e due, portando i benefici sia del lato gravel che del lato elettronica. Partiamo da una piattaforma dell'appalta idoneo sia per l'utilizzo urban che su strada che su gravel. Aggiunge un motore della Polini bello potente e di lunga durata, vale a dire che le tue esperienze aumentano nettamente rispetto a quelle che erano prima. Ciao ragazzi, siamo da Vent. Qui abbiamo la sospensione posteriore integrato in il telaio. Mi spieghi un po'? Abbiamo voluto replicare nella bicicletta quello che è il telaio perimetrale, per cui abbiamo ricostruito nella bici la forma del telaio perimetrale che nelle moto da cross contiene il serbatoio e noi abbiamo messo l'ammortizzatore. È veramente di alta qualità, non vedo anche in il carbon niente linee di pezzi, sembra un pezzo unico. È un pezzo unico, infatti è monoscocca, sono 3 pezzi in monoscocca per cui unici, nel senso che il triangolo anteriore e i 2 triangoli posteriori sono tutti un pezzo unico. Non ci sono incollaggi, non ci sono unioni fatte dopo lo stampaggio, ma esce tutto direttamente dallo stampo come un pezzo unico. Questo stop and go, che praticamente fanno il sistema per ricaricare le bici elettriche, gonfiare le ruote, ma spiegami un po' cos'è. Questa è una ciclo-officina, diciamo portatile o comunque, e viene installata normalmente in tutte le zone dove c'è un grosso traffico, diciamo, di ciclisti, e serve soprattutto a dare il primo aiuto a tutti i ciclisti che sono in difficoltà, che hanno bisogno comunque di una piccola pompaggio delle ruote o degli attrezzi per fare la prima manutenzione, per cambiare una pedivella o regolare l'altezza della sella. Ma anche posso ricaricare il mio Tesla? Puoi ricaricare anche la tua Tesla, dipende da quanta corrente viene collegata a monte alla colonnina. Comunque volendo potresti caricare anche una macchina elettrica, forse la Tesla non ce la farai però. Blue Brake è un'azienda italiana che produce ABS per biciclette. Ciao, come funziona? Ciao, in realtà il funzionamento è molto semplice, nel senso che noi abbiamo una ruota fonica e un sensore di velocità sulla ruota anteriore, raccogliamo tutte le informazioni relative alla velocità, le trasmettiamo in un'unità di controllo che è contenuta qua nel telaio, che ha degli accelerometri che misurano la velocità del telaio. Comparando le due velocità, la scheda elettronica, l'unità di controllo è in grado di identificare situazioni di pericolo. Nel momento in cui capisce che una frenata è troppo brusca, comando all'attuatore di moderare la pressione nel freno anteriore. Uno dei problemi più grossi, delle preoccupazioni più grosse quando si acquista un e-bike è che ci venga rubata. Voi avete un'idea per scoraggiare o per risolvere almeno in parte il problema? Esatto, abbiamo creato Tracking Evo, che è un dispositivo GPS, un tracciatore GPS specifico per veicoli elettrici e quindi per i bike, completamente invisibile e integrabile nella bicicletta. Cosa permette di fare? Permette di tenere sempre sotto controllo la propria bici, quindi essere allertati in caso di movimento non autorizzato o di manomissione, quindi reagisce anche a un eventuale taglio dei cavi della batteria. E oltre a questo abbiamo installato una versione salvavita, chiamiamola, soprattutto per chi fa mountain bike, che consente di condividere la propria posizione per ad esempio 8 ore con i familiari, quindi avere la sicurezza di essere rintracciati in caso di problemi. GPS consente anche di assicurare. Assolutamente sì, abbiamo appena chiuso un accordo con un'assicurazione tedesca, quindi per i nostri clienti tedeschi sarà possibile direttamente tramite la nostra app assicurare la propria bicicletta. Vediamo come va. Okay, siamo davanti allo stand Merida. Qui abbiamo un prototipo che abbiamo già provato. È una macchia trasversale che piacciono a tutti i tipi di ciclisti, anche hanno prezzi abbastanza competitivi confronto al resto del mercato. Siamo dalla Pierre, perché qui abbiamo una bicicletta elettrica, è una delle più competitivi con il rapporto qualità-prezzo che è disponibile sul mercato. A 3.000 euro c'è una bicicletta elettrica full suspension
con motore Yamaha, è un allestimento abbastanza notevole. Ducati porta a Rimini una novità di colore, una novità e-bike, una nuova colorazione della Scrambler, il modello più urban della famiglia Ducati e-bike. La nostra e-Scrambler è stata progettata per i commuters più esigenti, monta tutto quello che è necessario per potersi spostare in città, dal portapacche ai fari, e la possibilità anche di spostare la sella. La batteria è semi-integrata per permettere all'utente di poterla togliere e rimettere con estrema facilità e poter decidere se caricarla nel proprio garage o addirittura in casa o in ufficio. Si muove anche molto bene nelle strade sterrate grazie alla sporcella da 120 mm della Santur. Prezzo? 3.699, disponibile presso la rete Ducati o sul sito e-commerce. Bergamont con due novità, una cargo long tail e una folding. Esatto, la e-Cargoville l'anno scorso l'abbiamo presentata nella versione tradizionale delle cargo come lo conosciamo, col pianale anteriore per poter caricare e mettere degli accessori per il trasporto di persone oppure di alimentari o qualsiasi attività commerciale. Quest'anno invece presentiamo la e-Cargoville long tail. Long tail, traduzione inglese, coda lunga. Cosa serve? È comunque una cargo per trasportare non più il materiale in modo anteriore ma in modo posteriore. Abbiamo diversi accessori anche qua per poter trasportare quelli che sono addirittura 2 bambini con seggiolini specifici, oppure per trasportare del materiale o trasportare anche delle persone adulte con una comoda seduta con un pianale in legno per appoggiare i piedi. Questa qua è la vera filosofia di Bergamont, quindi noi siamo di San Paoli, questo quartiere di Amburgo, vogliamo trasformare la città in città elettrica, quindi avere un mezzo che possa essere sfruttato per muovere in città come pendolarismo e avere una bicicletta da portare su un treno, portare sul mezzo di trasporto come può essere un pullman o qualsiasi mezzo del genere. Caratteristica qual è che è? Che è una bicicletta elettrica con ruota da 20 pollici pieghevole. Sul track perché c'è una novità, mi spiega un po' cos'è la novità? Powerfly FS è uscita da poco, il 10 settembre, quindi da escursione da enduro 150-160. Qua siamo su un'escursione 100 posteriore e 120 anteriore, quindi una mia ammortizzata non troppo spinta. Il bello di questa ammortizzata è che è completamente allestibile. C'è anche il modello già allestito con parafanghi e portapacchi. Il sistema di leveraggio è completamente nuovo, un nuovo progetto con l'ammortizzatore posteriore, molto più pulito, comunque ben protetto nonostante sia vicino alla ruota da un parafango rigido. Ma c'è il motore, quale motore c'è? Il motore è generazione 4 con la batteria da 625. Spiega, cos'è questa bici elettrica? Partiamo dal fatto di capire chi è Pierobon. Pierobon è un'azienda che lavora da quasi 70 anni nel mondo della competizioni, moto e auto da competizione. Noi facciamo i telai da moto, abbiamo fatto la nostra e-bike. È la prima e-bike con telaio Pierobon. Noi l'abbiamo fatta perché abbiamo i mezzi per poterla fare, i mezzi know-how aziendale che abbiamo nella moto, come dico prima, nelle moto da competizione. C'è un raffinatore che mi sembra non viene del mondo di bici. Un design che abbiamo fatto, che abbiamo creato prima sulla carta e poi l'abbiamo messo dentro i nostri software.